Burda Style novembre 2023, un numero fantastico, te lo assicuro, l'ho sfogliato e non vedo l'ora di condividerlo con te. All'interno di questo video tutorial vedremo insieme il nuovo numero della rivista Burda Style novembre 2023 e impareremo a mixare i cartamodelli, a variarne i tessuti e ad individuare quale modello possa essere più adatto per te. Pertanto, se hai voglia di condividere con me questo nuovo contenuto, sei nel video tutorial giusto! Bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Sara Poiese, Content Creator, e all'interno di questa nuova video recensione ti condurrò assieme a me passo passo alla scoperta della rivista Burda Style novembre 2023. Ti ricordo che puoi trovare linkati in info box tutti i dettagli per seguirmi in tutti i miei canali social. Potrai dunque iscriverti gratuitamente alla newsletter e ricevere anche un coupon sconto immediato. Potrai anche così restare tramite newsletter costantemente aggiornato o aggiornata su tutte le mie novità di cucito creativo e sartoriale. All'interno dell'info box trovi poi il link al sito della rivista Burda, dove puoi sfogliare anche una preview, un'anteprima, e dove puoi anche acquistare i singoli pattern in formato digitale. Infatti il sito di Burda presenta la disponibilità di vendere nel proprio e-shop una serie di cartamodelli che sono inclusi in questa rivista come anche nelle precedenti. Pertanto questo sistema è molto comodo se volessi per caso recuperare qualche vecchio numero che hai perso e vorresti davvero tanto quello stampo nello specifico. Ma entriamo nel vivo di questo sfoglio di rivista e cominciamo con una cover che è già meravigliosamente nei toni dell'azzurro, colore che io adoro. Lo sfoglio della rivista parte con un servizio dedicato al casual British, perché andiamo a inserire tutta una serie di modelli dedicati al mondo British, non solo come scelta della stampa del tessuto, ma anche come modello. Questo proprio per far capire che lo stile British può stare in campagna come in città, ma può davvero essere personalizzato secondo le nostre esigenze. Infatti il primo abito, il 117, altro non è che un abito con uno scollo con manica particolarmente chiusa, quasi fosse uno scollo all'americana come effetto, che è molto interessante se portato in manica lunga, ma anche nella variante senza manica. Questo stampo in particolare è veramente poliedrico per l'utilizzo anche nella variante smanicata. Ci basterà foderare interamente il corpino esterno e interno e avremo anche un abito non solo per l'estate, ma anche un abito per la stagione invernale, se dobbiamo andare comunque ad una cerimonia o vogliamo indossarlo all'interno in un ambiente al chiuso, con magari una giacca sopra. Molto bella, te la garantisco, la gonna leggermente svasata con queste due pence appena accennate dietro e due pence appena accennate davanti, modello ideale, il 117, anche solo per la gonna. Ricava soltanto lo stampo della gonnellina, che ha una cerniera zip nel centro dietro, inserisci le tasche sui fianchi e hai la possibilità anche di modificarne la lunghezza, perché questa è un po' lunga, io la accorcerei. Hai una perfetta gonnellina appena svasata con due pence davanti e due dietro, una zip, ci aggiungi un cinturino e hai trasformato il modello. Ti piace questa variante? Fammelo sapere con un pollice alzato e scrivimi qui sotto nei commenti: abito 117 versione gonna, wow! Cioè fammi sapere proprio cosa ne pensi di creare solo la gonna per il modello 117. Proseguiamo nello sfoglio della rivista, però, attenzione, eccoci qua, proseguiamo nello sfoglio della rivista con il modello 107. Questo trench coat particolarmente adatto in tessuti leggeri, come in realtà l'abito precedente, tessuti leggeri, fluenti, coprenti. Perché devi averli leggeri? Perché così gestisci bene l'arricciatura del punto vita. Ma in questo caso, come tessuto leggero si intende magari anche un denim, proprio per permettere al trench di non essere troppo invernale. Ma attenzione, modello 107 perfetto in jeans, tessuto idrorepellente,
ma anche in lana cotta se vuoi un effetto più cappotto invernale. Io ho un corso in Academy che si chiama Giacca 1, nel quale ho lavorato proprio un capo simile a questo e l'ho realizzato in lana cotta azzurra, proprio perché questo cappotto avvolgente è bello anche in tessuti pesanti. Lo puoi realizzare anche in tessuto a quadri, in una stampa lavorata, perché il taglio è molto dritto di questo trench, per cui ti permette questo tipo di lavoro. Giacca 127 invece per tutti gli amanti del modello bikers, perché alla fine questo modello ha molto del modello biker. È una giacca in realtà particolarmente sfiancata che mi permetto di suggerirti con una variante secondo me geniale, perché io l'ho applicata a un modello già presente in Vecchi Burda e il modello è così bello perché è così ben sfiancato nel dietro, con un taglio centrale, un fianchettino, la manica tagliata e ha ben un fianchetto e una pence davanti. Ho fatto questa modifica, ho eliminato la asimmetria dell'apertura della giacca a biker, ho tenuto completamente dritta la giacca e ho trasformato questa giacca da biker in una simil giacca Chanel molto sfiancata, perché infatti io l'ho realizzata proprio in bouclé e ho conferito dunque a questo modello l'effetto che desideravo: sfiancato, asciutto, sagomato sulla figura, molto aderente, perfetto dunque per te che magari sei una taglia minuta, che magari come me sei alta 1 metro e un abbraccio e quindi vuoi una giacchina che sia sagomata, che non ti ingoffi, che non sia troppo lunga e che abbia anche le maniche belle asciutte, vero? So che questo dettaglio lo troverai utile. Fammi sapere cosa ne pensi della giacca 127, scrivimi nei commenti qui sotto. Giacca 127, wow, giacca 127 la farei con la modifica, giacca 127 in versione Chanel super wow. Fammi sapere cosa ne pensi di questa variante, perché sono proprio curiosa di sapere se sono soltanto io che l'ho scelta in questa modalità o se anche a te potrebbe piacere questa rivisitazione da giacca bikers asimmetrica a giacca Chanel dritta, molto sfiancata, molto elegante, molto classica. Ovviamente è un capo che va foderato. Il numero prosegue con la gonna 110. Io la boccio per una ragione. Il modello è molto bello, ma è anche molto semplice, ma questa leggera arricciatura sul punto vita è deleteria se hai un po' di pancetta. Per cui realizzalo pure se ti piace in tutti i tessuti leggeri come il frescolana, quella lana da tailleur, quella lana da completi abito da uomo per esempio. Il Principe di Galles è perfetto perché? Perché è una gonna diritta, quindi il quadro si può lavorare, ma attenzione perché quella leggera arricciatura è rischiosissima se hai un po' di pancetta o un po' di gluteo. Comunque a te la scelta, perché in alcuni casi, se per esempio sei molto scavata davanti di addome, questa gonna ti aiuta perché? Perché dai volume al punto dell'addome, mentre se hai un po' di pancetta evitala, insomma non tutti i modelli vanno bene per tutte le casistiche. Io eviterei assolutamente come la peste queste tasche sul fianco, perché già noi donzelle abbiamo sempre un po' la fobia del fianco, no? Se in più andiamo ad aggiungere volume facendo una tasca proprio sul fianco, diventiamo così, per cui è una soluzione che io personalmente evito, ma che trovo veramente graziosa e trovo veramente questa soluzione molto creativa nella gonna, però anche qui facciamo sempre una distinzione tra ciò che ci possa piacere personalmente e ciò che può comunque stare bene a fisicità diverse dalle nostre. Gonna che ti consiglio di realizzare foderata, perché almeno la fodera scivola, o meglio, la fodera si può attaccare sul tuo gluteo, sui tuoi fianchi, ma la gonna no. La conoscevi questa tips? Se fai una gonna foderata, la fodera quando ti siedi si attaccherà al tuo gluteo, ma la gonna esterna scivolerà come d'incanto. Fammi sapere nei commenti. Questo è un video nel quale ti chiedo di commentare 1000 volte, ma torna nei commenti un attimino, metti in pausa questo video, fammi sapere se conoscevi il trucco della gonna foderata che permette di appiccicarsi soltanto al gluteo lasciando la gonna esterna che scende in maniera molto fluida. Io è un trucco che adotto su tutte le gonne belle. Blusa 108, leggera da farsi in crepe, in crepon, in viscosa, in seta, anche in mussola, perché ha una manica molto cascante
e la puoi anche realizzare senza questa manica perché è così cascante che nella variante estiva puoi concederti dunque una casacca molto morbida, perfetta anche per le taglie più curvy e quindi più dolcemente burrose, come piace chiamare a me, e è particolarmente adatta a chi non vuole dare struttura alla propria fisicità. Questa è la condizione sine qua non. Non va foderata, la puoi realizzare anche senza tagliacuci perché tanto ha delle cuciture a zig-zag di finitura interne. Certo è che chi mi segue lo sa bene, la tagliacuci prima o poi nella tua stanza del cucito ci dovrà stare. Il pantalone 112 ha anche la scuola di cucito e prosegue, persevera un po' nel mood di avere l'arricciatura al punto vita come l'altra gonna che era stata presentata con l'arricciatura in vita. Pro e contro di un pantalone arricciato in vita. Fallo in un tessuto leggermente elasticizzato così che tu possa ridurre al massimo il volume della parte elasticata, della parte elasticizzata. Perché? Perché se lo fai in un tessuto fermo, il tuo pantalone quantomeno devi passarci di fianco. Se invece lo fai in un tessuto elasticizzato, puoi fare il pantalone un po' più piccolino perché tanto il tessuto si tira quando ci devi passare di fianco e puoi così concederti una minor abbondanza in prossimità del punto vita e quindi fare meno arricciature. Questo è un trucchetto che io adotto spesso, mi piace il pantalone con l'elastico, nella misura in cui però questo elastico non si arriccia troppo nel punto vita. Credo che questa cosa piaccia anche a te, vero? Perché avere l'elastico che arriccia troppo come i pantaloni della tuta penso che sia una soluzione che non ci piace. Ovviamente lo puoi realizzare in tutti i tessuti leggeri, fermi, ma anche leggeri e leggermente elasticizzati. Meglio se in tessuti versione elegante, versione da pantalone, non puoi fare questo stampo in felpa perché ha una gamba così larga che è più un pantalone palazzo, hai dunque bisogno di un tessuto leggero, cascante e fluente. Camicia 115, io la boccio ma per una ragione, non mi piace fare le camicie in similpelle, quindi se cambiassi il tessuto probabilmente apprezzerei anche la camicia, ma in realtà apprezzo molto questa lavorazione con i bottoni a pressione e leggete anche i materiali perché questi bottoni a pressione sono i bottoni a pressione color rame di Prim e vanno applicati con la pinza Vario Creative, quindi è una bellissima soluzione per non dover fare asole e applicare i bottoni a mano perché così puoi applicare i bottoni click clack. Soluzione decisamente comoda. Io piuttosto questa camicia la lavorerei per esempio in un lino oppure in una seta lavata o anche, perché no, in tutti quei tessuti che sembrano un po' consumati, proprio perché questa sua morbidezza strutturale conferisce alla camicia anche un look un po' più, insomma, casual. Però se ti piace realizzarla in similpelle, fallo, applica i bottoni a pressione, che è la soluzione meravigliosa. A questo punto ricamaci la pelle però, perché a questo stato mi verrebbe da dirti facci un bel ricamo sul dietro della camicia e impreziosisci questo capo per renderlo quasi una camicia da indossare sopra ad un capo, proprio da portare in figura, non portarla dentro. Però vedi tu. Andiamo invece al blouson 126, qui c'è davvero del potenziale, attenzione rullo di tamburi e ti spiego anche perché. Questo blouson, già presente in numeri precedenti Burda, ha una caratteristica che io ho notato subito, che sono questi bottoni meravigliosi e li ho notati subito perché li ho ordinati anche io. Sono i bottoni con la perla centrale di Union Knuth. Mi hai già sentito parlare di questo brand sia su Instagram sia su YouTube. È veramente un brand secondo me spettacolare nella lavorazione della merceria di qualità, per così dire. Trovi un mio video sul canale YouTube. Qual è il potenziale di questa giacca? Ha la cerniera zip e ha i bottoni, quindi ha questo effetto, vuoi chiudermi con la zip o vuoi chiudermi col bottone, che è molto carino. È realizzata in un tessuto comunque mistolana, effetto bouclé, effetto Chanel molto grosso. Ha il collo, ha dietro un'arricciatura che io tolgo categoricamente, adesso ti spiego perché. Scarico il cartamodello della taglia di meno, perché come vedi veste morbido, scarico il cartamodello della taglia di meno, asciugo
il fondo dell'orlo di questa giacca, non facendolo scendere completamente dritto, ma sagomandolo un po', e ho trasformato questo giacchino da bomber a giacchino diritto, ovviamente foderato, per togliergli quell'effetto troppo sportivo e anche troppo vintage, ma per dare a questo maxi scozzese molto evidente la veste di un blouson più classico. A me questo modello, credimi, piace davvero tanto. Altro modello che adoro, questo numero è spaziale, è il numero 104 perché questo abito ha infinite possibilità di personalizzazione e adesso vediamo la prima, poi la seconda e poi la terza te la suggerisco io. Parti dal corpetto che ha questo taglio orizzontale sul seno e poi un taglio centrale, perfetto se devi sdifettare il punto seno ed è molto carino perché conferisce anche un po' di movimento al capo. Ha la manica lunga, un dettaglio decisamente utile per l'autunno, e ha questa gonna un po' ampia che, come vedi, crea questo effetto ondina, ma più avanti viene proposto in un'altra variante, dopo la vediamo perché poi ci arriviamo, è rappresentata qui, eccola qui, ok, ma la vediamo più tardi, è presentata nella variante asciutta, cioè a tubino diritto, quindi questa è la prima variante dell'abito. Tieniti a sospeso quest'abito perché poi io ti propongo la terza variante quando vediamo la sua seconda. Fantastico anche comunque in lana leggermente elasticizzata. È veramente un passepartout da farsi anche solo come gonna spezzata, perché torno a dirti che se prendi la gonna, prendi il cinturino, hai già fatto la gonnellina a parte che ovviamente andrai a foderare. Passiamo invece all'abito masterpiece, secondo me, di questo numero, che è rappresentato fondamentalmente dal modello 130. Abito fantastico perché il bustier torna, perché l'abito a bustier è estremamente femminile. Attenzione, c'è una differenza tra sapere indossare l'abito a bustier in maniera elegante, raffinata e sensuale, oppure indossare l'abito bustier in modo volgare. Allora, se hai molto seno, evita di indossare il bustier perché probabilmente un seno importante potrebbe potrebbe incappare in opinioni, commenti che tu potresti in qualche modo non gradire. Ma attenzione, fatti furba, se vuoi comunque indossare un bustier, velalo in qualche modo con un effetto vedo non vedo, magari aggiungi semplicemente a questo abito a bustier, se detieni un seno importante, un velo qui davanti di tulle, di elastico nero o carne che donino un effetto di maggior coprenza, giusto per avere un look garbato, pacato e raffinato. Se invece hai un seno minuto, l'abito a bustier conferisce proprio forma, sagoma, è l'ideale per conferire anche femminilità. Non a caso gli abiti da sposa, la gran parte degli abiti da sposa hanno il bustino con le coppe preformate, perché? Perché è estremamente elegante e raffinato. Quest'abito però ha dell'immenso potenziale, ascolta qui. Puoi togliere completamente le maniche se non le vuoi, oppure puoi fare la manichina corta, puoi lavorare il capo senza maniche e avere quindi una sorta di canotta estiva, puoi farla a mezza manica, puoi fare le maniche in tulle, puoi applicare davanti un velo di tulle e anche dietro, puoi sostituire questa gonna a piegoni, perfetta però per Capodanno, con una gonna a tubino oppure con tutte le gonne che abbiamo visto in questo numero, da quella dell'abito di lana verde alla prima gonna che avevamo visto con le due pence davanti e dietro. Dunque, essendo quest'abito tagliato in vita, puoi davvero giocarti infinite possibilità di personalizzazione. Puoi anche attaccarci una gonna a ruota di tulle e andare dunque a personalizzare questo bustier, trasformarlo in un abitino di organza o di seta o di chiffon, un abito in seta rossa con tutte le stecche stretto a tubino, un abito con una gonna voluminosa, un abito corto più sbarazzino, un abito lungo da cerimonia. Insomma, questo modello è davvero super wow. Potresti portarti avanti per le feste natalizie. Abbiamo tutta la panoramica dei modelli e il numero poi prosegue con la dedica, la concentrazione su un intero servizio dedicato ai colori dell'acqua. Si pensa infatti che i colori dell'acqua siano un trend estivo e invece no,
Pertanto che cosa posso dire? Benvenuto blu, lo vedi in parte anche nelle mie luci, amo il blu, conferisce romanticismo, femminilità, ma anche carattere, temperamento e calma e relax, per cui benvenuto blu in questo servizio con un modello bomba. Il Blazer 116 è veramente un modello super wow, da farsi obbligatoriamente foderato, obbligatoriamente in tessuti che non stropicciano, perché con tutta la fatica che fai a fare questa giacca, almeno che non stropicci, pertanto scegli per tessuti che abbiano una base di poliestere, che non stropiccino, come il il KD crepe, la viscosa o il crepon da giacche, il frescolana misto poliestere che dunque non stropiccino tanto. Fodera interna, fliseline ovunque perché sono giacche importanti, ma è un capo che decisamente ti durerà nel tempo. Sono abbinati ai pantaloni con l'elastico, ecco un perfetto modo secondo me per rovinare una giacca meravigliosa. Fai una giacca e ci perdi un sacco di ore a farla e poi come la indossi con un paio di pantaloni con l'elastico? Cioè, non lo so, spiegatemelo. Non me ne voglia Burda, ma l'elastico ogni tanto non ci sta, cioè hai una giacca veramente fantastica, meravigliosa. Fatevi la giacca, fatevi un classico sacrosanto pantalone con un cinturino, cioè avete già consumato un sacco di ore della vostra passione per fare una giacca di tutto punto con le asole, con gli occhielli e mo mi cadete su un pantalone con l'elastico? Assolutamente no. Pertanto un pantalone classico, questo pantalone con l'elastico lo dedicate ad un altro progetto. Adesso so che qualcuno avrà di che ridire, ma concediamoci anche un po' di leggerezza su questa video recensione. Torna l'abito che avevamo visto all'inizio, quello che vi avevo detto che può diventare un perfetto anche abito smanicato. Ve lo ricordate? Vi avevo detto che la gonna era veramente un ottimo passepartout. Infatti, se solo si accorciasse un po' la manica di questo abitino e se ne mantenesse l'elastico, è veramente ideale per ogni tipologia di taglia e per ogni vestibilità, anche perché questo scollo a V conferisce aria al modello sia a chi ha poco seno sia a chi ha tanto seno. Il fatto di poter scegliere poi una manica lunga o perché no, magari anche una manichina corta, permette a quest'abito di essere davvero un passepartout. Torna anche la maglietta che vi avevo presentato prima, che vi avevo detto bella, morbida, da lavorarsi anche senza maniche, questa volta con una bella lavorazione di punto smoke sulla arricciatura del polsino. Molto interessante anche perché c'è la scuola di cucito. In sé questa è una blusa dritta a tutti gli effetti, ma poter indossare una bella blusa dritta, magari con quei pantaloni con l'elastico che abbiamo visto prima, ecco, qui ci sta la combinata perché hai l'elastico nel polsino e l'elastico nel punto vita del pantalone e quindi puoi creare un bel mix. Viene poi proposto un modello sportivo che qui mi permetto di personalizzarti. Il cappotto 119 ha un sacco di potenziale, ma lungo così può sembrare una coperta da mettere nel divano. Pertanto, se vuoi una versione un po' più corta di questo cappotto e lasciare il trapuntino solo per il divano, potresti optare per tagliarlo corto all'altezza delle tasche e alzare un pelino le tasche, perché se ci fai caso la modella indossa la tasca e abbassa tanto il braccio. Se invece tu alzassi la tasca un pochino, cioè provati il giubbetto quando lo stai confezionando prima di applicare la tasca, metti la tasca un po' più alta, accorci il giubbino, hai ottenuto un perfetto giubbetto corto che ti arriva al fianco con la tasca inserita e anche comunque con il cappuccio perché è decisamente comodo e anche in questo caso puoi utilizzare i bottoni a pressione prim con la pinza Vario Creative per andare ad applicare fondamentalmente i bottoni di chiusura e puoi comunque mantenere gli spacchi arrotondati perché è veramente un bellissimo dettaglio, solo li porti un pochino più in su. La camicia a cappotto altro non è che lo stesso concetto precedente del giubbino che ti fa da copertina per il divano. Se vuoi avere una camicia a cappotto così lunga, perfetto. Se invece vuoi tenerti la camicia a cappotto per dormicchiare in divano, falla lunga, altrimenti accorciala, scherzi a parte. È molto bello questo modello in lana mohair. È un tessuto che magari viene anche
talvolta sottovalutato, ma o realizzi questo progetto in loden, che è il classico tessuto per i cappotti da uomo o anche per il tabarro da uomo, ma se lo realizzi anche in lana mohair diventa ancora più leggera come peso, perché c'è una lunghezza e quindi tanto metraggio di stoffa, ma diventa estremamente calda. Puoi lavorarla anche questa con i bottoni a pressione di Prim e la pinza Vario Creative. La felpa invece, questa fa molto divano. Il modello 123 è facilissimo da fare, perfetto anche per i principianti se a casa hai la taglia cuci, perché i polsini e gli orli della felpa li trovi fondamentalmente già fatti in commercio. Puoi anche prendere del jersey, piegarlo a metà, trovi sul mio canale YouTube, cerchi Sara Poiese cucire felpa, troverai il tutorial dedicato a come cucire una felpa proprio azzurra con tutte le tips dedicate a questa confezione. Trovi ovviamente tutti i riferimenti ai miei video tutorial linkati qui sotto in descrizione, perché puoi sia trovarli navigando su YouTube e ti consiglio sempre di mettere il parametro di ricerca cosa che cerchi sarà Poiese, felpa sarà Poiese, come cucire orlo sarà Poiese, come cucire una felpa per l'inverno sarà Poiese. Se metti sempre il nome e cognome ti compariranno sicuramente tutti i video che ho pubblicato. Proseguiamo invece nei pantaloni. Habemus pantaloni per la giacca blu che abbiamo visto prima, cioè pantalone dalla linea dritta con un cinturino, una pants, pulitissimo, fantastico. Questo pantalone tra l'altro io l'ho provato, è meraviglioso, veste d'incanto perché è un pantalone che non è soltanto da sera, perché avendo il cinturino in vita e la zip sul fianco, puoi lavorarlo sia in tessuto come questa paillette per esempio, e quindi conferire al pantalone proprio un effetto cascante, ma li puoi lavorare anche in un frescolano, perché no in un crepe. È il perfetto pantalone da indossare con un tacco per slanciare la figura. È veramente fatto molto bene questo pantalone, è un passepartout per chi ama il pantalone dalla linea morbida, che può essere coordinato anche con la shirt 102. Questa shirt 102 ha un potenziale, secondo me, che è la lavorazione del collo, cioè tu puoi lavorare questa t-shirt chiudendo eventualmente tu tutto il collo, come se non ci fosse la cerniera a zip invisibile, ma l'aspetto bello secondo me qui è proprio la zip invisibile. Lavorala, devi applicarla con il piedino per cerniere invisibili, devi lavorare poi tutto il resto in tagliacuci perché è un tessuto elasticizzato, ma è veramente molto bella. Questa finitura poi del polsino che si apre conferisce alla maglietta un look sportivo, è perfetto soprattutto per i paesi del nord dove fa molto freddo e vuoi mettere il pollice che si blocca sulla maglietta in modo tale che la maglietta non finisca in fondo. Bella soluzione, io la t-shirt corta tutto l'anno, però ci sta sicuramente anche questo dettaglio. Lo trovo molto pratico non solo nelle t-shirt sportive ma anche nelle t-shirt che devo utilizzare magari se voglio andare a camminare in montagna. Ecco, questa è un'ottima soluzione. Apro un po' magari la cerniera nel collo se voglio respirare, traspirare e posso beneficiare di una t-shirt da lavorarsi in jersey. La maglia 122, altro capo facilissimo, molto facile da realizzarsi anche e soprattutto in tagliacuci, è così ampia la manica che puoi lavorarla tranquillamente anche senza questa manica aggiuntiva, perché vedi che questo capo da qui finisce esattamente qui, per cui se vuoi lavorare anche la versione estiva, va bene, puoi lavorarla in tutti i tessuti che siano leggeri, perché ti serve quantomeno una maglina leggera per lavorare questo progetto, proprio per conferirgli morbidezza. Torna la stessa gonna che avevamo visto a quadretti prima con le tasche, gonna per la quale mi sono permessa di suggerirti di togliere la tasca. Come vedi, anche sulla modella, sì, insomma, fa un po' forma. Io non posso permettermela, ribadisco, sono sempre alta, 1 metro e un abbraccio e se metto anche una gonna con l'elastico, no. Però se l'elastico è appena accennato perché la gonna è in tessuto elasticizzato, per esempio in una felpa elasticizzata, allora il fatto di avere l'elastico in vita è un effetto wow, perché? Perché è già stretch il tessuto di suo, quindi l'elastico non rende goffo il mio addome, semplicemente definisce il punto vita. Abbiamo le istruzioni per lavorare la blusa e poi partiamo a tutto un servizio dedicato alla stampa animalier, perché comunque è costante negli anni. La stampa animalier tigrata, pitonata, effetto coccodrillo, effetto tigre, effetto zebra, torna. Quindi questo look savana te
torna sempre, io lo porto nel cuore, chi mi segue da anni lo sa. Questo look Savana torna costantemente e torna con look comunque leggeri, molto fluenti, come questa camicettina che è molto bella, credimi, se la fai senza manica. È fantastica senza manica, io l'ho già fatta per un'estate perché è un vecchio modello Burda e l'avevo fatta in mussola di cotone a pois, me la ricordo ancora, modello semplicissimo con questa manica che vedi cade qui, per cui l'arricciatura in realtà è perfetta per i modelli estivi. Questo numero di novembre compralo perché lo userai un sacco anche in estate, è veramente un modello, un numero al quale se togli le maniche e tutte le varianti lunghe si trasforma in un perfetto modello per l'estate. Non ha pence dietro, ha solo una pensina davanti, è facilissima da fare, ha un colletto super facile da fare con una girata di fliselina. Questo modello 128, variante senza manica, è wow. Scrivimi nei commenti cosa ne pensi del modello 128, perché secondo me ha veramente del potenziale. Metti in pausa il video, scrivi il commento, torna a riprendere il video. Ecco qui che torna l'abito 103. Ti ricordi quando avevamo visto l'abito, quello che ti avevo detto a 3 varianti? Eccolo qui, ha 3 varianti. La prima è questa con la gonna svasata, la seconda è questa con la gonna chiusa e la terza variante te la racconterò io. Bene, stesso stampo, lo porti in una gonna chiusa, quindi la prima variante, anzi l'ennesima variante, è che puoi prendere questa gonna o nella variante aperta o nella variante chiusa e farci una gonna da sola. Puoi lavorare la gonna in similpelle, puoi lavorare la gonna in simil pelle di daino, puoi lavorare la gonna ricamata in cotone, in jeans, in tutti i tessuti medio pesanti leggermente elasticizzati. La variante che secondo me è molto interessante invece è la variante multicolore, cioè essendo questo capo così pieno di tagli, puoi conferire ai tagli una scelta cromatica. Per esempio, puoi fare il corpino sopra di un colore, per esempio avorio, per dare luminosità all'incarnato, la parte inferiore la puoi fare bicolore e la parte sotto puoi tornare a farla in una tinta unita. Quindi puoi giocare su questo stampo per lavorare l'effetto multicolor, come anche, e qui c'è l'altra variante super romantica, puoi lavorare la parte sopra in un bel pizzo macramè e tutto il resto in punto Roma, in punto Milano. Pensa ad un bel punto Milano nero e soprattutto pizzo nero, per cui hai tutto il corpetto di pizzo sopra, puoi indossare tranquillamente il reggiseno perché è coperto da questa zona essendo il taglio piuttosto alto e hai un capo secondo me meraviglioso, passepartout e di gran carattere. L'abito 121, già visto in passato questo abito, se posso permettermi di consigliartelo, fallo in vellutino leggero, in jersey leggero, in viscosa leggera, più il tessuto sarà leggero, più l'effetto di quest'abito sarà bello. E soprattutto, altro suggerimento, non fare la coulisse che loro ti dicono di fare, bensì aggiungici tu una cintura, meglio se bella stretta, nel senso questa cinturina deve calzarti molto giusta al punto vita, in modo tale che tu abbia l'abito a sacco, dritto, senza arricciature che vincolano, e poi crei tu l'arricciatura mettendoci la cintura. Questo io l'ho già fatto ed è veramente un abito meraviglioso. Se appunto togli questa arricciatura, perché sennò questa arricciatura ti fa un sacco di fianco. Vedi qui la forma stessa che si amplia del punto vita? Bene, se tu non hai fianco questo modello è fantastico, ma se tu hai un fianchetto e ci metti anche l'elastico in vita, questo fianco si evidenzia. Per cui togli l'elastico, lascialo cadere dritto e la parte morbida la creerai tu con la cintura. Torna alla t-shirt che avevamo visto prima con la cerniera zip messa su un lato, quindi neanche la discuto, e viene proposta la gonna che è simile in realtà agli stampi di gonna che abbiamo visto sui modelli precedenti, perché guarda che altro non è che questa versione con la tasca cambiata, ok? Quindi gonna perfetta 106 da lavorarsi con tasche in similpelle, in tessuti a contrasto e anche perché no con delle belle impunture lavorate nelle cuciture. Mi raccomando, gioca con le impunture belle, con i fili a contrasto per rendere il tuo capo decisamente creativo. Questa camicia 129 secondo me è super wow e io non amo i grandi volumi, però questa camicia li vale davvero tutti perché ridurrò io nella mia variante l'ampiezza della manica, semplicemente proprio
stringendola, affusolandola, ma lo stampo della camicia lo tengo uguale, è meraviglioso, è quella morbidezza che se lavorata in viscosa conferisce ad una camicia morbida proprio un look estremamente femminile e sensuale. Ancora di più se abbinata ad una gonna che fa volume, una bella gonna a mezza ruota sotto di tessuto rigido che dunque conferisce al look un estremo equilibrio. Il numero poi conclude con una blusa che non apprezzo assolutamente, ma ripeto, per il mio gusto personale, questo taglio di blusa 120 è pericolosissimo, secondo me, per tutte coloro che hanno volumi importanti sulle spalle. Penso, se hai magari poco seno e delle spalle voluminose, magari anche per un linfoma, ok? Questo modello apparentemente è perfetto per te perché ha una manica molto ampia che quindi nasconde il volume di un eventuale linfoma. Però se hai per esempio tanto seno, già è larga la manica, più fai il modello largo, cioè no, l'effetto non diventa equilibrato. Quindi il modello non va bene per chi ha tanto volume di seno e poco di braccia, ma questo modello potrebbe essere geniale se tu hai delle braccia particolarmente muscolose o comunque gonfie. Viene riproposto in realtà un pezzo di simil modello che era già presentato prima, perché l'abito 125 con lo scollo a V era già in parte stato presentato, ma l'effetto bello di quest'abito è che puoi mettere o comunque togliere questo colletto che loro ti propongono come effetto di dettaglio aggiuntivo. È molto bello, ne vale la pena. Se ti piace lo metti, se non ti piace non lo metti. L'aspetto comodo di questo abitino è che ha le tasche invisibili sui fianchi e io personalmente su questo abitino ci applico una cintura come ti ho suggerito nel modello precedente per andare a rendere il capo come se fosse arricciato in vita e ottenere dunque un effetto similare a questo, per cui questo scollo a barchetta, questo scollo a V, l'effetto che puoi ottenere è davvero lo stesso applicandovici una cintura. Il modello che invece io ho già fatto, te lo farò vedere perché è un modello vecchissimo, credo che sia un 2008, forse 2009, è questo gilet lungo, io l'ho fatto più corto, l'ho fatto sempre in simil pelliccia, questo è super wow. Attenzione solo a un dettaglio, te lo dico perché è capitato anche a me confezionandolo. Vedi la modella che indossa il capo che le sta particolarmente largo? Attenzione, perché non è che lo chiudi proprio del tutto, quindi se vuoi avere l'effetto che si chiuda bene davanti, piuttosto scaricati una taglia in più, perché questo gilet veste proprio asciutto, veste sfinato, è meraviglioso. Io l'ho fatto proprio con le tasche invisibili sui fianchi, lo puoi fare sfoderato, io personalmente me l'ero fatta tempo addietro con la fodera, però attenzione, guarda che veste bello asciutto, per cui occhio sul davanti, perché magari l'effetto è che ti arriva qua e dici, caspiterina, volevo che si chiudesse un po' di più. Veramente meraviglioso. Il numero si conclude con un'anteprima dei modelli del prossimo numero che sarà in edicola dal 20 novembre 2023 e con questo io concludo la video recensione del Burda, spero ti sia piaciuta. Ti aspetto con tanti like sotto questo video e soprattutto tanti commenti perché voglio sapere cosa ne pensi di questo contenuto. Noi ci si vede alla prossima video pubblicazione. Ciao!